Bentornati su Things. A volte pensiamo che il nostro cane sia il più intelligente del mondo, altre volte ci fissa e sembra non avere la più pallida idea di cosa gli stiamo chiedendo. Proprio per questo un professore statunitense di psicologia, ricercatore neuropsicologico, molto conosciuto per la sua ricerca sul comportamento canino e sulla relazione uomo-cane, ha messo a punto questo test, che consiste in una serie di esercizi i cui risultati vanno a costituire il quoziente intellettivo del cane. Bisogna ricordare che come ogni individuo, anche ogni cane è unico e quindi anche l'intelligenza varia da animale ad animale, a prescindere dalla razza, a parte l'intelligenza istintiva che è legata proprio a quest'ultima. L'intelligenza al lavoro, cioè quella legata all'obbedienza, può essere sviluppata con tanto esercizio e tanto amore. Alla fine del test ti diremo come valutare i risultati del tuo fedele compagno di viaggio. Ma partiamo subito. Prima di iniziare, voglio ricordarvi che questo test deve essere preso come un gioco, quindi il cane non va mai sgridato e non vi dovete nervosire se per caso dovesse sbagliare un esercizio. Va sempre e comunque coccolato ad ogni risultato ottenuto. Inoltre, il professore consiglia di non eseguire tutti gli esercizi nello stesso giorno, perché alcuni animali potrebbero sentirsi frastornati nel vedere compiere tutte quelle azioni alle quali non sono stati abituati. Devo dire che io non ho ascoltato il consiglio, perché ero troppo curioso, ma il mio cucciolone ha risposto bene, totalizzando 12 punti. Non sarà un genio per il professore, ma per me sì. Iniziamo! Prendete un asciugamano o una coperta puliti. Fate familiarizzare il vostro cane con questo oggetto. Fateglielo annusare, giocateci un po'. Poi, mettetelo sopra la sua testa in modo da coprirgliela tutta. Occhi, orecchie e tartufo compresi. Poi iniziate subito a cronometrare. In base al tempo impiegato assegneremo un punteggio. 3 punti se ci mette meno di 15 secondi per liberarsi del tutto dall'asciugamano. 2 punti se ci mette dai 15 ai 30 secondi. 1 punto se impiega più di 30 secondi e 0 punti se sarai tu a doverlo liberare da quella maledetta trappola. Ora coccole di riscaldamento e ripartiamo con il secondo esercizio. In questo il mio è stato un disastro. Fate annusare il suo premietto preferito e poi, controllando che vi stia sempre guardando, mettete il premio a terra e copritelo con l'asciugamano. Cronometrate quanto tempo ci mette a prendere il premio. Riuscito nell'impresa? Ecco il punteggio. 3 punti se ci mette meno di 15 secondi a sbaffarsi la ricompensa. 2 punti se ci mette dai 15 secondi a 1 minuto. 1 punto se impiega più di 1 minuto e 0 punti se, come è successo a me, sarai preso dalla compassione e gli darai tu il buconcino. Ma andiamo avanti. Qui noi siamo andati forte. Fate annusare un boccone delizioso e poi, mentre vi guarda, mettetelo sotto ad un bicchiere di carta capovolto in mezzo ad altri 2 bicchieri vuoti. Poi distraetelo per un attimo e fatelo avvicinare ai bicchieri. Se va dritto al bicchiere col premio, lo abbatte e se lo mangia, avrà guadagnato 3 punti. Se controlla sotto ad un bicchiere vuoto, prima di trovare quello col boccone, 2 punti. Se li abbatte tutti per trovare la giusta ricompensa allo sforzo fatto, 1 punto. 0 punti se non trova il premio. Fate annusare un boccone al vostro cane e poi, sempre mentre vi guarda, con il cronometro alla mano, mettetelo sotto ad un mobile, abbastanza basso da far passare solo la sua zampa e non la testa. Questo metterà alla prova la capacità di ragionamento e di risoluzione dei problemi del peloso. Per questo test assegneremo 3 punti se impiega meno di 1 minuto a prendere il premio usando solo la zampa. 2 punti se prima di prenderlo con la zampa proverà con il naso e cercherà di far passare la testa sotto il mobile. 1 punto se dopo un po' si arrenderà e non riuscirà a recuperare il premio. Tenete conto che se ha già fatto tutti gli altri esercizi e non è proprio un golosone, la fame gli sarà passata e metterà meno impegno nello svolgere i compiti che gli assegnate. Per l'ultimo test avrete bisogno di un po' di creatività. Fate una barriera con del cartone abbastanza alta da non poter essere scavalcata dal vostro cane e con una fessura al centro più piccola della sua testa. Lasciate un passaggio solo di fianco. Con il cronometro alla mano e dietro la barricata fategli vedere dalla fessura il premio e per 1 minuto cercate di incoraggiarlo per venire da voi e mangiare il premietto. Ecco il punteggio per l'ultimo esercizio. 3 punti se impiega 30 secondi o meno per capire che può girare attorno alla barriera di cartone per raggiungere te e il premio.
2 punti se impiega più di 30 secondi. 1 punto se cerca di abbattere o saltare l'ostacolo invece di girarci attorno o se abbandona l'esercizio. E adesso vediamo i risultati del test. Se il tuo amico ha raggiunto da 13 a 15 punti, è un genio. Da 9 a 12 punti non sarà proprio Einstein, ma è molto intelligente. Da 5 a 8 punti non arriverà ad Harvard, ma ha un ottimo potenziale tra le zampe e può migliorare molto con l'allenamento. Da 1 a 4 punti, il peloso potrebbe aver bisogno d'aiuto per capire e portare a termine le cose. Dopotutto, non ci vuole un genio per dispensare i coccole e baci e per essere un compagno fedele. E questo è tutto quel che conta, no? Vi è piaciuto il test? Spero che vi siate divertiti a farlo insieme al vostro amico a 4 zampe. Se volete vederne altri, scrivetelo nei commenti e lasciateci un like. E se vi piace il canale, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati sulle nuove uscite. Vi saluto e vi ringrazio per averci seguito.